Sono georgiani, ma in quei giorni del febbraio 2014 erano con i dimostranti che occupavano piazza Maidan e l'Hotel Ucraina. Sono venuti da Tbilisi, in Georgia, fino a qui, a Skopje, la capitale della Macedonia, per raccontarci la loro storia. Una storia completamente diversa da quella sentita in questi anni. Ho deciso di venire a Skopje per incontrarvi e raccontarvi tutto quello che sappiamo su quel che è successo. Io e il mio amico l'abbiamo deciso assieme. Bisogna far luce su quei fatti. La storia inizia a Tbilisi e ha molti attori nascosti dietro le quinte. Il primo è l'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili, protagonista nell'agosto 2008 di una breve ma sanguinosa guerra con la Russia di Vladimir Putin. Il secondo è il suo consigliere militare Mamuka Mamulashvili, mandato a Kiev per appoggiare le proteste di piazza Maidan, diventerà il comandante di un'unità di volontari georgiani impegnati negli scontri con gli insorti filorussi del Donbass. Nel 2003, quando Mikhail Saakashvili ottenne l'incarico di presidente, io ero un attivista del suo partito. La rivolta iniziata in Ucraina nel 2013 era simile alla Rivoluzione Rosa, avvenuta prima in Georgia. Volevano lanciare la rivolta usando lo stesso scenario utilizzato per la cosiddetta Rivoluzione Rosa. Il primo incontro è stato con Mamulashvili. Ci presentammo in 25 all'ufficio del Movimento Nazionale e su 25, 10 firmarono. Vedi questo? È un documento d'identità a mio nome. Era il tesserino di un'unità composta da ex poliziotti e personale militare. Era strutturata come un'unità militare. Di fatto era un servizio di sicurezza. L'aveva creato Mikhail Saakashvili. Dovevamo andare in Ucraina. Non avevamo possibilità di scelta. Era un ordine dall'alto. Era un ordine del presidente Saakashvili. In un altro paese dell'Est Europa che ci è stato chiesto di non rivelare, abbiamo incontrato Alexander. Come gli altri due arriva anche lui dalla Georgia e come gli altri due è stato pure lui protagonista dei tragici eventi di piazza Maidan. Anche lui ha fatto parte dei servizi di sicurezza di Saakashvili. E prima ancora è stato un tiratore scelto dell'esercito georgiano. Proprio per questo è stato selezionato da Mamuka Mamulashvili. Mamuka, per prima cosa, mi chiese se ero stato veramente un tiratore scelto dell'esercito georgiano. Allora, se è così, mi disse, devi andare a Kiev. Abbiamo bisogno di gente come te per scegliere alcune posizioni. Abbiamo chiesto per quanto tempo e lui ci ha risposto che non lo sapeva esattamente, ma che la paga sarebbe stata buona. Poi diede $1000 a ognuno di noi. Mamulashvili ci disse di portare delle foto. Poi, il 15 gennaio, siamo partiti. Sull'aereo ho ricevuto il mio passaporto e un altro passaporto con la mia foto, ma con nome e cognome differenti. Poi ci hanno dato $1000 a testa con la promessa di darcene altri 5.000 più in là. Quando siamo arrivati al nostro albergo a Ushinsky Street e abbiamo incominciato a disfare le valigie, Mamulashvili ci ha messo i passaporti sul tavolo. Nessuno mi conosceva. Ero lì con il nome di David Kapanadze. Il giorno dopo ci hanno portato a piazza Maidan in auto. Non c'eravamo mai stati prima. C'era una confusione enorme. Sì, certo. Quello sono proprio io. Quella è la tenda dove vivevamo. E quello sono io. Questo è il momento con il giornalista, quando è venuto nella tenda.
Dovevamo occuparci delle provocazioni. Eravamo noi a dover provocare i Berkut, le forze speciali della polizia. Il nostro compito era quello di provocarli in modo da spingerli contro la folla. Intorno al 15 e il 16 di febbraio la situazione ha incominciato a farsi ogni giorno più seria. Ormai era fuori controllo e intanto si sentivano i primi spari.